Bene, per la 19ª lezione sull'uso delle aste di rilevamento, oggi voglio spiegarvi che cosa si può fare con la visualizzazione degli oggetti. Infatti, in questa lezione vi insegnerò a ritrovare gli oggetti perduti. Dunque, gli oggetti perduti non sono oggetti sepolti o nascosti, ma semplicemente le cose che state cercando e non trovate. Ecco, ve lo posso iniziare a dimostrare subito. Utilizzeremo la serie Infinity 2023. Attenzione, osservate bene, trova l'anello d'arresto. Come potete vedere, l'anello d'arresto è stato rilevato, annulla, trova la matita. Ecco, la matita è stata rilevata, annulla, trova l'acqua, e l'acqua è stata rilevata, annulla. Bene, in questa lezione impareremo a ritrovare gli oggetti perduti, gli oggetti che non troviamo più in casa o all'esterno, come vi farò vedere nei video inseriti in questa nuova lezione. Bene, il concetto di visualizzazione dell'oggetto si basa, almeno come mi hanno insegnato durante il mio addestramento personale, si basa su uno schermo bianco mentale in cui predomina l'oggetto. Ecco, predomina l'oggetto della vostra ricerca. Ecco, la visualizzazione deve essere fatta in questo modo, per cui il campo bioelettrico si attiva e si collega alle energie emesse dagli oggetti. Dunque, la visualizzazione, come ho detto, è uno schermo bianco su cui esiste un solo tipo di oggetto, che è quello che andrà ad essere trasmesso al campo elettrico del pianeta per poter essere ritrovato. Questo vale per le aste a risonanza terrestre, che sono specifiche per questo tipo di ricerca. Bene, come ho detto in precedenza, la visualizzazione si basa su uno schermo mentale bianco al cui centro esiste l'oggetto della vostra ricerca. Una volta che riuscite a produrre questo genere di visualizzazione, riuscirete a rilevare qualsiasi tipo di materiale. Allora, oggi, come ho detto, parleremo degli oggetti scomparsi, in quanto non nascosti o di ricerche specifiche di minerali, ma parleremo di oggetti che sono scomparsi proprio alla vostra vista, cioè di oggetti che avete perso. Ecco, il concetto di oggetto perso
è diverso dal concetto di oggetto sepolto o di minerale ritrovato. Oggi vi faccio vedere come poter ottenere lo schermo. Voi visualizzate lo schermo bianco, visualizzate l'oggetto della vostra ricerca che avete perso e potete trovarlo sicuramente. Rileva l'anello d'arresto. Come potete vedere, le aste puntano l'oggetto, si incrociano esattamente sopra l'oggetto, annulla. Questo esercizio vi serve per migliorare la vostra capacità di ricerca. Trova la pietra verde. Annulla. Trova la pinza. Annulla. Trova la matita. Annulla. Trova l'acqua. Annulla. Questo è un ottimo esempio di visualizzazione interiore degli oggetti che avete perso. Ricordate prima lo schermo bianco e poi al centro l'oggetto che avete perso. E le aste vi porteranno direttamente sopra l'oggetto che avete perso. Allora, ieri sera tagliando legna ho perso le rondelle che tengono il pignone della motosega e quindi stamattina ho effettuato una ricerca nella segatura. Vi faccio vedere che cosa si può ottenere con le aste a risonanza terrestre. Ecco. È stata ritrovata la rondella che va sul pignone della motosega e è stata ritrovata anche il blocco del pignone della rondella. Ecco, questo naturalmente in mezzo alla segatura. L'unico sistema per farlo è stato l'uso delle aste a risonanza terrestre, quelle vecchie, serie 2000-2015, e una volta che le aste hanno indicato la posizione delle due rondelle, ho utilizzato un magnete da pesca per agganciarle, perché in mezzo alla segatura purtroppo non si vede nulla. Ecco, dovete considerare che i pezzi sono molto piccoli. Ecco, questa è la principale. Sono molto piccole, specialmente la graffetta per la tenuta nel pignone. Quindi cercare questi oggetti in mezzo alla segatura è un problema. Ma se lo fate con le aste a risonanza terrestre, vi garantisco che riuscite a ritrovare tutto quello che volete. Ecco, altrimenti avrei dovuto ricostruire la rondella e il blocco del pignone. Va bene, anche per oggi è combinato e va bene così.
Concludendo la lezione 19 sull'uso specifico dello schermo di rilevamento, spero di aver fatto comprendere a molti utenti come si può generare una ricerca in grado di ritrovare gli oggetti perduti. Bene, ringrazio tutti gli utenti per la cortese attenzione e ci risentiamo alle prossime lezioni. Buon 2023 a tutti quanti e buone ricerche!